Bentornati appassionati. Oggi video assolutamente fuori dal coro, perché voglio condividere con voi quella che non definisco una vera e propria passione, però mi piace cucinare. Ho la fortuna che sarà la fantasia, sarà forse il fattore che noi hobbisti amiamo sperimentare, fare cose nuove, eccetera. Mi riesce abbastanza bene, almeno ricevo parecchi complimenti tutte le volte che faccio da mangiare. Oggi farò della pasta con cavolfiore, che a mio papà piace tantissimo, quindi lo faccio esclusivamente per lui, perché invece io, nonostante tutto, non è tra le mie paste preferite. Io preferisco quelle con dentro pomodoro o panna. Però diciamo che una cosa che ci tenevo a fare dal cavolfiore, separo prima tutte le cimette che poi taglierò. Del fusto io li faccio rimanere praticamente scarto solo la parte più coriacea, proprio, vedete, la culatta eccetera. Mentre invece comunque le parti dure, un po' dure del fusto, io le taglio un po' più finemente e non le butto, perché queste insaporiranno tanto l'acqua della pasta, ovvero non faccio altro che, siccome queste sono più dure ci vorrà più tempo per cuocerle, non faccio altro che metterle nell'acqua di cottura prima ancora di mettere la pasta, mentre l'acqua della pasta bolle. Tanto anche se si spappolano, a noi interessa più che altro il sapore che lasciano e i suoi comunque principi nutritivi. E quindi io sono un amante di quelli che sprecano poco del cibo. Niente, adesso questi qua me li separo e li risciacquo bene, li lavo bene, poi vi faccio vedere anche di questi qua l'operazione che faccio, perché separerò comunque la parte più coriacea dalla cimetta proprio pura e semplice, quindi per cui io differenzio proprio strutturalmente la cottura. Anche per quello forse sono un po' per pignoleria nel fare le cose, forse anche quello mi aiuta a far sì che il risultato finale non sia malvagio. Ieri ho fatto le piadine, l'altro ieri ho fatto la pasta fresca all'uovo e niente. Ogni tanto io mi diverto, no, però sto mentendo, scusate, perché la pasta all'uovo l'ho fatta la settimana scorsa, che ieri sera, così al volo ho fatto delle piadine romagnole impastate e fatte a mano. Niente, adesso ci concentriamo su questa cosa, volevo condividerla con voi. Lavata la verdura, adesso con pazienza tolgo il gambo, e questo finirà nella pentola prima delle cime. E cerco di tagliare, diciamo, le cimette più o meno tutte alla stessa dimensione. Questo dovrebbe aiutarmi a far sì che ogni singolo pezzo abbia più o meno gli stessi tempi di cottura. Quando i gambi sono un po' troppo grossi li taglio in due. Siccome non faccio video di cucina, vi faccio vedere giusto un paio di pezzetti puliti, ma non vi sto a far vedere tutta la preparazione. Niente, adesso me li pulisco tutti. Ho preso 2 spicchi d'aglio e li ho rotti, li ho schiacciati, di cui uno lo taglio a fettine piccole. Ho preso della cipolla e adesso me la trito finemente. Mi sono già preparato acciughe, alici e olive taggiasche. Metto gli spicchi d'aglio interi, schiacciati. Qua è un impasto di acciughe e alici. Sono 4 alici e 2 acciughe. Cipolle, perché va fatto a freddo, a fuoco lento, fino a che non si sciolgono bene sia le acciughe che le alici. E quindi vanno messe sul fuoco prima che l'olio diventi troppo rovente e fatte rosolare a fuoco lento. Adesso accendo il fuoco e a fuoco lento. Questo è il trito di acciuga, alice, cipolla e aglio. E lascio che rosoli fino a che non diventano
non si sciolgono le alici e le acciughe, che poi fino a poco fa non lo sapevo. Con mio papà abbiamo discusso perché io pensavo fossero addirittura due pesci diversi, invece no, l'alice e l'acciuga sono l'identico pesce, ma l'alice è l'individuo giovane, quindi i pesci piccoli, mentre l'acciuga è lo stesso pesce ma adulto, grosso. Si imparano cose nuove anche in cucina. Poi una cosa che faccio io è sfumarlo col vino bianco e un pizzico di rum, e gli toglie un po' il sapore un po' troppo deciso, quel sapore di selvatico che hanno le cose, tipo la carne e anche il pesce. E niente, gli ho messo appunto un po' di vino e lo faccio sfumare bene. L'acqua della pasta bolle, domani la saliamo. Adesso le cime le metto circa 4-5 minuti prima di mettere la pasta, perché loro serviranno intorno ai 15 minuti per cuocere, quindi ci saranno i 10 minuti della pasta e bisogna dargli quei minuti in più. E adesso tutta la parte, questi qua, li faccio bollire da soli per altri appunto 4-5 minuti e poi butto la pasta. Mancano un paio di minuti, accendiamo di nuovo la pentola dove abbiamo il sughetto e prendiamo un bel mestolo di acqua di cottura. E solo adesso aggiungiamo le olive e il pepe. C'è chi mette il peperoncino, ma io quello buono non ce l'ho. Quindi il pepe lo decidete in base a quanto vi piace piccante. Quindi tempo che scolo la pasta, questo sughettino sarà pronto e caldo. Manca 1 minuto e 27, ci siamo. Scoliamo la pasta. Questo soffrigge, lo spegniamo perché serve solo per far sì che le olive rilascino il sapore, ma non rilascino l'amaro nel cuocerle troppo. Anche il pepe mi piace aggiungerlo verso la fine proprio perché sennò si tosta, prende un sapore un po' amarognolo. Si butta la pasta e il sughetto. Di pasta io non sono obbligato a farne un po' tanta perché così mio papà ne ha da parte per un po', ci mangia diversi giorni. Quindi diventa un po' tutto più complicato perché fare tanta pasta è sempre un pochino più complicato. Lavo la pentola, faccio in modo che il sughetto che ho preparato finisca tutto nel condimento e a questo punto, mentre giro la pasta, gli butto sul formaggio grana. Fiamma al minimo. Bisogna cercare di mischiare un po' dolcemente in modo da non spappolare la verdura e non farla diventare una poltiglia. Anche se più o meno se tenete i tempi giusti, come vedete i fiori rimangono comunque compatti e saranno morbidi ma non pappetta. E a questo punto si prende il piatto, si può anche spegnere il fuoco e voilà, il piatto è pronto. Ci si può aggiungere, se lo si desidera, un po' di formaggio grana ulteriore e la pasta è pronta e penso che sarà buonissima, al massimo vi dirò se è buonissima. Come piace dire a me, se ti è piaciuto like lascia like, iscrizione e tutte quelle belle cose che servono al canale. Io vi ringrazio, grazie per essere stati qui con me e ci vediamo alla prossima. Ciao appassionati. Per chi non lo sapesse,
Voi non avete idea di quanto è buona e saporita una pasta che, tra virgolette, è fatta con le verdure. È venuta bene, meno male.